Oh, allora, tornati su Terraria. Ci sono un paio di cose che volevo mostrare dalla fine della timelapse. Abbiamo trovato un Enchanted Sword, innanzitutto. È un'arma piuttosto forte. Bella l'animazione nuova. Poi una Leaf Wand, foglie. Un Chain Knife, che è un'arma... Infine ho utilizzato un Life Crystal, non per darmi più 20 di vita, ma per una Heart Lantern. Quando è piazzata ti dà intorno una rigenerazione di vita incrementata. L'unico problema è che abbiamo rinunciato a 20 punti vita, ma troveremo altri Life Crystal. Però ho fatto una cavolata perché se siamo a 200 di vita, adesso rischia di spawnarsi il primo boss. Quindi è andata così. Allora, Zoologa finalmente è arrivata e sono stato off screen a prendere più soldi possibili per comprare la frusta, perché costa un boato, ma ne vale la pena. Allora, la frusta come funziona? Così. Allora, la frusta fa danni summon e poi c'ha 4 danni da summon tag, che non ho idea di cosa vuol dire, però credo che aumenti il danno che i nostri minion fanno. In più i nemici colpiti dalle fruste vengono selezionati e i minion attaccheranno quel nemico. Quindi finalmente abbiamo un'arma attiva da utilizzare e quello che farò adesso io è aspettare che arrivi il giorno e esplorare un po' il mondo per arrivare al biome del ghiaccio, perché lì è il nostro prossimo obiettivo. Allora, una cosa che ho pensato di fare nel frattempo è iniziare l'evento del Torch God, o come si vuole chiamare. Praticamente se posizioniamo 100 torce in una zona piccola, nel biome delle caverne, succedono cose strane. Adesso se ci riusciamo vedrete. Eccolo qua. Oh là, ma sì, vabbè, sì. Lo faremo un'altra volta, dai. Hunted Miner. Troppa qualcosa di figo. La mining shirt. Quello che ho pensato di fare invece è tornare nella giungla. Oh, che Cristo. Eccolo l'infame. La Dart Trap e la Pressure Plate. Allora, volevo tornare nella giungla perché siamo morti davanti a una cassa e vorrei andare ad aprire. Inoltre, se riusciamo a farmare un pochino nella giungla, possiamo immediatamente prendere un upgrade alla frusta, che tra l'altro mi pare avveleni anche i nemici. Comunque il mio obiettivo è cercare di prendere tutti i minion e tutte le fruste, anche per collezione, anche se poi magari non li uso tutti quanti. Ma non necessariamente in ordine di progressione. Ovviamente per chi conosce la slime stuff, quella la evito e eventualmente la farmerò in futuro. No, Gesù, ci staremo un'ora qui. Mi sono appena reso conto che non è qui che dovevo andare. Vabbè, ormai sto qua, resto qua. Vediamo la lava. Maledetto uccellino, ha rischiato di ammazzarmi. Troppi. No. Fuga. Allora, siamo sopravvissuti, quindi adesso credo che vado prima nel ghiaccio e poi nella giungla, perché non voglio affrettare troppo la progressione, insomma andiamo per gradi. Proviamo a vedere da questa parte. Intanto dovremmo attraversare la Crimson. Ok, abbiamo non solo superato la Crimson, ma trovato esattamente quello che cercavamo, la tundra. Certo che... Allora, la tundra ha quest'acqua fredda. Quando entriamo nell'acqua fredda il nostro movimento si riduce. E questo qua succede solamente in Expert o in Master Mode. E le caverne di ghiaccio sono invece molto interessanti. Sono molto simili alle caverne normali, però hanno generalmente più risorse, ma anche più trappole, come degli strati di ghiaccio che se ci cadi si rompono e i nemici sono anche più difficili. Quello che vogliamo fare noi... non morire adesso. Quello che vogliamo fare noi però è farmare un nemico della tundra, che è stranamente già finito il ghiaccio. Cioè, come capire, è già finito tutto lì. Però vabbè, abbiamo trovato comunque qualcosa da esplorare. Andiamo qui nel ghiaccio. E comunque gli alberi li posso esplorare quando mi pare. Ecco là, ecco il ghiaccio che si rompe. Io sono caduto come un demente. Ok, siamo arrivati nelle caverne di ghiaccio e abbiamo i primi nemici che iniziano a aggravarmi. 3 ce ne stanno. Ok, sempre attenzione alle trappole.
Calla. Oh Gesù. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio episodio? Però ho fatto una cavolata perché sono 200 di vita. Adesso rischia di spawnarsi il primo boss. Ecco, quello è l'indicatore che la prima notte disponibile si evocherà in superficie un boss. Quindi adesso è un problema perché appena... Ma porca miseria, la trappola. Oh, e mo sono costretto a tornare sopra. Tra l'altro quanti soldi avevo? 2 gold coin. E notte. Ok, c'è una sola cosa ragionevole da fare. Fuga. Oh, 21 di colpocio, ammazza tante. Ok, è giorno, ce la siamo scampata. Cerchiamo di tornare nei ghiacci. Ok, allora, non ho trovato i miei soldi, però ci sta questo vichingo che ha rubato almeno un gold coin da me. Eccolo. Ok, un altro tizio che mi ha rubato dei gold coin, a quanto pare, è uno Snowflinks. È quella bestiola là sotto. Stiamo cercando esattamente questo mostro. Gli Snowflinks droppano la Snow Fur, quindi la pelliccia. La possiamo utilizzare per creare una nuova arma summon e una prima armatura summon. In realtà non è un'armatura, non la controllo come armatura, è solo un pezzo di armatura. Però ti permette di avere bonus da summon molto importanti. Mi sa che questo mo si continua a riproporre ogni serata. Allora, sai che faccio? Metto in pausa la registrazione perché poi non ho tutto spazio nel dischio, e mi metto a farmare finché non trovo abbastanza Snowfall da fare la nuova armatura e la nuova arma. E forse la proveremo anche contro il boss, però non credo perché non ho un'arena, insomma. Ci prenderemo comunque gli schiaffoni. Aia, mi hanno ghiacciato. Aia, niente, sono morto. Invece Oh, è giorno. Meno male, c'ero quasi arrivato. Ce l'ho fatta, quasi. Ne ho presi 12, me ne mancavano 2. Mi servivano 14. Dovrebbe andare bene così. Allora, dovrei usare le Platinum Bar, alcune Flinks Fur e un po' di Silk. Eccolo. Uno di difesa, aumenta il danno dei minion del 5% e aumenta il numero massimo di minion di 1. Quindi ora possiamo avere 2 uccellini. E sono tutti qui sul nido, carini. Questo raddoppia praticamente il danno. Però il problema adesso è che abbiamo un set misto e quindi non abbiamo più set bonus. Ho anche droppato un Viking Helmet, quindi passo da 2 a 4 di difesa. Ok, allora torno nel ghiaccio. Billy Marrows, il mercante ehi, sì, vabbè, ma sta roba. Lui vende roba sottoterra, come il Traveling Merchant. Lo Skeleton Merchant esce a caso, ti vende cose, però non, insomma. Ok, sono tornato nella mia zona in cui stavo farmando. Come potete vedere, nel frattempo ho creato un bel po' di robe ed ero pronto anche a craftarmi tutto quello che mi serviva direttamente qui, con i materiali che ho trovato sottoterra. Allora, questo qui è il ghiaccio, quello, il thin ice, il ghiaccio sottile. Come ci caschi ti si spacca ed è pericoloso. Però adesso non abbiamo full damage, quindi eccolo, hanno ancora i miei soldi. No. Adesso che ho 2 Finch, veramente 3, perfetto. Allora, si sta facendo notte, quindi io scapperò di nuovo sottoterra, perché se no esce il boss, ormai di notte esce. Ma voglio essere preparato prima, quindi Flink Stuff. Là equipaggiamo, togliamo gli uccellini. Tra l'altro guarda quanto è carino questo vestito con la barba del mio personaggio e l'elmo vichingo. Vabbè. E adesso prima di testarla scappo via. Ok. Eccoli. Degli Snowfinks. Quanto sono forti. Ma che carini. Ah, un'altra cosa che posso fare. Fammelo fare al volo. Fammelo fare al volo prima che diventa notte. Catene. Ecco le catene. Dammi un po' di platino. Platinum Watch. Perfetto. Adesso finalmente posso, se vedete qui alla mia destra, ho l'informazione del tempo. La notte inizia alle 7:30. Resterò sottoterra finché non si faranno le 4:30, ovvero che inizia il giorno. Costruirò un'arena e poi la sera combatto il boss.